Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Andiamo a riepilogare e commentare insieme le ultime sui quotidiani sportivi di oggi e non solo, e naturalmente anche oggi si parla tanto di calciomercato, tra affari che potrebbero essere addirittura d'arrivo, altri che potrebbero riaprirsi, delle alternative. I nomi sono quelli di Omar Solé, di Attah, di Jones, Palestra, insomma andiamo a vedere tutto ciò che accade in casa nerazzurra. E naturalmente io vi ricordo come al solito anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per supportare, come dico sempre, con due semplicissimi click. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport e leggiamo: l'Inter mette i muscoli, Solé si avvicina, colpo da 25 milioni e c'è anche Attah. Sullo stesso tema scrive anche il Corriere dello Sport, leggiamo: Solé e Attah, mossa Inter, incontro tra Ausilio e Nani, la trattativa ora si può allargare. Vertice a Milano, anche la mezzala nei pensieri di Chivu. Su Tutto Sport leggiamo invece: Ausilio accelera per Solé, a 20 milioni più bonus si fa. Il DS prima incontrato l'Udinese e poi gli agenti del centrale, promesso a Chivu per il raduno. L'Inter infatti starebbe stringendo per Omar Solé, che nonostante, come riporta il giornalista Fabrizio Romano, abbia due offerte dalla Bundesliga, ha messo l'Inter in primo piano, ecco, in cima alla lista delle preferenze, ed è un affare che potrebbe sbloccarsi nel giro di qualche giorno. C'è una distanza tra Inter e Udinese e in realtà, ecco, sulle cifre si esprimono in maniera diversa già i diversi quotidiani, le diverse testate giornalistiche, però insomma verosimilmente è un affare che si potrebbe chiudere intorno ai 25 milioni, perché l'Inter arriverebbe tra i 20 e i 22 milioni complessivi per quanto riguarda la prima offerta, quindi qualcuno, ecco, riporta 17-18 più bonus, qualcun altro riporta 20 più bonus, mentre la richiesta dell'Udinese sarebbe compresa intorno ai 28-30 milioni, ovviamente bonus compresi. Questo porta a pensare che insomma è una forbice che si può ricucire, quindi intorno ai 25 milioni si potrebbe chiudere. Anzi, per esempio Tutto Sport fa anche la cifra 20 milioni più bonus il costo di Solé. Perché con l'Udinese, ecco, si può colmare quella distanza? Perché è una società che è un po' più incline alle trattative, quindi anche per quanto riguarda la formula. Infatti sarà con ogni probabilità la formula del prestito oneroso più un obbligo di riscatto a condizioni praticamente scontate. Questo permetterà all'Inter di versare soltanto la parte relativa al prestito, che forse è qualcosa in più dei 2 milioni inizialmente ipotizzati, potrebbero esserne 6-7, ma comunque poi rimandare l'investimento sul prossimo bilancio. E chiaramente questo sarebbe un primo tassello importante, perché Solé è un calciatore che può giocare al posto di Bissek, può giocare al posto di Bastoni, qualcuno lo ritiene anche un centrale, seppur, ecco, in marcatura secondo me non è proprio il massimo, e in marcatura e per leadership difensiva insomma dovrebbe fare ulteriori miglioramenti, però già il fatto, ecco, di avere un'alternativa nel ruolo di terzo è un qualcosa di importante da consegnare a Chivu, soprattutto per l'inizio del raduno, in modo che può lavorare col calciatore già dal primo giorno, ecco, di ritiro, quindi non calciatori che poi arrivano al ritiro inoltrato o addirittura ad agosto. Ed è un tassello importante perché in questo momento in difesa l'Inter ha necessità anche dal punto di vista quantitativo, perché ci sono i tre centrali, c'è Carlos Augusto, poi c'è De Vrij che è un punto interrogativo, ne serve almeno uno, anche se De Vrij dovesse rinnovare. Come abbiamo letto, con l'Udinese non si è parlato soltanto di Omar Solé, ma c'è stato anche un discorso per quanto riguarda Attah. In questo momento l'Inter non ha spinto, ecco, per il centrocampista, perché è un'ipotesi alternativa a Curtis Jones, che rimane il favorito, ma per il quale insomma non è semplicissimo arrivare all'accordo, perché qualcuno riporta anche che la richiesta del Liverpool sia ben superiore ai 30 milioni, si parla addirittura di una richiesta vicino ai 40 milioni, nonostante la scadenza 2027. È chiaro che Curtis Jones è ancora la prima scelta dell'Inter, si proverà comunque a raggiungere un accordo. Non dovesse essere trovato, però, ecco, Attah rappresenta un'alternativa che in realtà non sarebbe molto più economica di Jones. Però il discorso è simile a quanto appena detto con Solé. L'Udinese è un po' più incline a trattare, è una squadra che può concedere anche magari una formula vantaggiosa e quindi un prestito oneroso, l'obbligo di riscatto, quindi con
un investimento che comunque sarebbe praticamente dilazionato su due bilanci differenti. È una squadra che comunque, ecco, con cui si può più facilmente trovare un accordo. Atta non è un calciatore esattamente uguale a Curtis Jones, sarebbe comunque un tipo di centrocampista che porta delle caratteristiche che servirebbero al centrocampo dell'Inter, perché è un calciatore fisico, è un calciatore che può aiutare in entrambe le fasi, è un calciatore che spicca soprattutto per conduzione di palla. E occhio, perché l'Inter andrebbe a portare una caratteristica importante. Se andiamo a prendere infatti le statistiche, tra i centrocampisti è quello che ha il maggior numero di dribbling riusciti a partita nell'ultima Serie A, addirittura alla media di 2 dribbling riusciti a partita, il 53% sui dribbling tentati, quindi segno che anche quelli che va a cercare sono tanti. Significa che è un calciatore che quando va in conduzione prova a saltare per esempio l'avversario, prova a creare, ecco, anche spazio tra le linee. Sarebbe comunque un calciatore dalle caratteristiche interessanti. Ecco, per esempio, se valutiamo tra Attà e Palestra, sul quale ci arriveremo tra un attimo ecco, per tutte le ultime novità, praticamente l'Inter avrebbe portato due calciatori che potrebbero colmare quella difficoltà di dribbling. Attà è il miglior centrocampista in Serie A per dribbling riusciti, Palestra è il secondo miglior terzino in Serie A per dribbling riusciti a partita, quindi insomma due caratteristiche interessanti. Naturalmente tra Curtis Jones e Attà anche la mia personale preferenza andrebbe sull'inglese, perché ha solo 2 anni in più, 25 anni Jones, 23 Attà, però ha molta più esperienza in Premier, esperienza anche internazionale in Champions League, presenze con l'Inghilterra, seppur, ecco, non è stato convocato all'ultimo mondiale, ma comunque ha presenze anche con la nazionale inglese, e chiaramente potrebbe portare comunque un qualcosa di molto diverso, perché questo tipo di esperienza poi può fare una grande differenza in Serie A, cosa che naturalmente non ha Attà. Però ecco, per esempio, qui è un discorso che ho fatto tante volte su Palestra. L'Inter a centrocampo ha il piano A, Curtis Jones ha scovato un'alternativa a Ta, quindi insomma c'è comunque quella possibilità, non riesco a raggiungere la prima scelta, ho una seconda scelta sul quale sto lavorando, ed è quello che secondo me andrebbe fatto anche su Palestra. Arriviamo proprio al nome dell'esterno dell'Atalanta e leggiamo sul Corriere dello Sport in prima pagina: Palestra assist per Chivu, Inter l'Atalanta apre, poi c'è blitz per Soli e Attà. Leggiamo anche all'interno del Corriere dello Sport c'è Palestra, la svolta è italiana, la distanza è ampia ma la Dea preferirebbe cederlo in Serie A. Occhio, perché quanto riporta il Corriere dello Sport praticamente va un po' a scontrarsi con quello che invece ha riportato Fabrizio Romano, perché leggiamo c'è un dialogo ancora aperto tra Inter e Atalanta, quindi non è un affare saltato. Su questo sono un po' d'accordo tutte le testate giornalistiche. Il Corriere dello Sport riporta che l'Atalanta preferirebbe cederlo in Italia e tiene comunque, ecco, poi contatti con OH3, con l'Inter in primo piano. Secondo Fabrizio Romano invece l'Atalanta starebbe attendendo proprio un'offerta dal City che, ecco, c'è la sensazione che possa offrire decisamente più dell'Inter. La distanza rimane ampia perché ad oggi l'Inter non ha fatto nuove offerte, quindi si rimane sui 40 più bonus per arrivare intorno ai 42, forse 45 milioni. L'Atalanta ne chiede 55, bonus compresi, sarebbero 50 più bonus. Distanza molto ampia, e distanza che secondo me non è neanche semplicissimo da andare a colmare, perché è difficile che OH3 possa concedere addirittura un investimento superiore ai 50 milioni. In realtà già i 40-45 sarebbero un'eccezione a quello che fa di solito l'Inter. Insomma, più di 40 milioni è difficile che i dirigenti avrebbero l'ok per investire, e quindi insomma c'è bisogno comunque di un piano B. Un piano B viene anche riportato da Tuttosport, ci arriviamo tra un attimo. Secondo me, ecco, il punto è che Palestra costa tantissimo, è un costo molto alto, forse esagerato per quello che ha fatto vedere finora il calciatore, che tecnicamente, ecco, non lo metto in dubbio per qualità, però chiaramente, come abbiamo detto più volte, rimane un calciatore di 21 anni, rimane un calciatore che non ha esperienza internazionale, rimane un calciatore che ha fatto un anno al Cagliari. Perché i dirigenti quindi non virano subito su altri obiettivi? Perché è un qualcosa che, ecco, ne abbiamo discusso anche ieri nei commenti del video e ieri sera in live.
Perché secondo me i dirigenti non virano subito su altri nomi? Perché in questo momento Palestra dà qualche garanzia in più rispetto a quelle che sono le possibili alternative e perché è un nome richiesto espressamente da Kivu. Quindi insomma si cerca di raggiungere quel calciatore che forse rappresenta meno rischi, non sono zero i rischi, però sono minori rispetto a quando poi si va a prendere un calciatore dall'estero e si deve adattare a fare altro in campo, e perché comunque è una richiesta dell'allenatore che ha vinto e che è giusto, ecco, ascoltare in sede di mercato. Naturalmente è un affare complicato e quindi devono esserci delle alternative. Alternativa che riporta, ecco, per esempio Tutto Sport. Si legge: Inter, Attà e Ndoye, piani B ma di lusso. L'Atalanta spara altissimo per Palestra, il budget può essere dirottato sullo svizzero del Nottingham. Ausilio ha chiesto informazioni all'Udinese anche sul centrocampista che può essere un'alternativa a Jones. Ovviamente abbiamo parlato di Attà, anzi Tutto Sport riporta anche quella che sarebbe la richiesta dell'Udinese, una cifra vicina ai 40 milioni, quindi non più bassa rispetto a quello che chiede il Liverpool, però come detto magari c'è più un margine di trattativa anche per i buonissimi rapporti tra Ausilio e Nani, che ecco come viene riportato si conoscono praticamente da 30 anni insomma. Il nome di Tutto Sport come alternativa a Palestra è Ndoye. A me personalmente non è un nome che esalta molto, nel senso che è un calciatore secondo me decisamente valido, però non è un quinto, è un esterno d'attacco, magari bravo anche nel puntare all'avversario, un esterno d'attacco comunque molto valido. Il punto è che torniamo nuovamente ai discorsi tattici fatti per esempio con Luis Enrique, fatti con Buchanan. Si prende un esterno d'attacco, lo si deve adattare a fare il quinto. Non è la prima volta che viene accostato all'Inter. Come riporta Tutto Sport, all'Inter erano già convinti di renderlo un quinto a tutta fascia, però insomma in questo momento serve il calciatore titolare in quella posizione di campo e chiaramente è un rischio andare a prendere un esterno d'attacco, adattarlo a fare il quinto a tutta fascia, quindi magari anche quando si tratta di fare delle scalate in difesa, di coprire, insomma di seguire, perché no, a volte anche l'esterno avversario, e quindi secondo me ci sono dei rischi. Ieri si è parlato tanto di Guela Doué, il fratello del calciatore del Paris Saint-Germain, quindi terzino in forza allo Strasburgo, e non è un nome che mi dispiace. Io già qualche giorno fa avevo fatto i nomi per esempio di Red del Feyenoord, che secondo me può essere un terzino dalle ottime prospettive. Avevo, ecco, qualcuno ha parlato di Singo, io avevo fatto il nome anche di Calaili, che in realtà però sarebbe molto vicino al Napoli. Insomma, ci sono delle alternative. In realtà Calaili anche nasce da esterno d'attacco, però già ha fatto un processo di adattamento a esterno di centrocampo, a esterno a tutta fascia. Occhio, a esterno a tutta fascia, non quello che faceva Luis Enrique al Marsiglia, che giocava principalmente nella metà campo avversaria, però ecco lì praticamente un nome quasi da depennare perché il Napoli sarebbe vicinissimo. Ed è su questo quando dico che l'affare Palestra deve essere definito nel giro di breve tempo, ecco, perché sia che abbia un esito positivo, sia che abbia un esito negativo, dopodiché ci si può concentrare su altri obiettivi e non rischiare, ecco, di perdere quelli che potrebbero essere i possibili piani B. Ovviamente io mi auguro che l'Inter riesca a trovare la quadra per Palestra, ma forse non a 55 milioni. Ecco, se l'Atalanta davvero fosse interessata a trattare, cosa non semplicissima, ma insomma tra i 45 e i 50, magari bonus compresi, già sarebbe una cifra altissima. Oltre i 50, secondo me, significa pagarlo decisamente troppo. Passiamo anche gli ultimi articoli. Leggiamo: oggi vertice con l'agente di Provedel. Ecco, ieri c'è stata anche delle riflessioni, anzi dei retroscena su OH3. Praticamente l'Inter avrebbe avuto vicario in pugno, è stato OH3 a praticamente imporre di puntare su Pepe Martinez per cercare di salvaguardare l'investimento fatto e quindi poi di conseguenza affiancare a Martinez solo un secondo affidabile. Chiaramente può essere vista da due punti di vista opposti, no? Questa mossa di OH3. Una è quella di, ecco, sempre salvaguardare il bilancio, quindi ancora una volta non fare investimenti, ancora una volta cercare, ecco, di, come ha detto qualcuno, fare le nozze coi fichi secchi. Dall'altra parte però è una mossa che tutto sommato avevamo ipotizzato anche molti di noi, anche io avevo detto sì, Vicario è un calciatore che mi piace, ma ad oggi comunque viene da una stagione non esaltante col Tottenham e c'è Martinez che
delle garanzie le ha date, poi purtroppo è stato impiegato poco, quindi non possiamo dire che sia un portiere di affidabilità al 100% perché non lo abbiamo testato, però comunque è un portiere sul quale è stato fatto un investimento importante ed insomma è una mossa, quella di Oaktree, che può essere comprensibile. L'alternativa a Martinez è stata individuata in Provedel, ci sarà ecco un incontro con gli agenti. In realtà c'è un primo punto: cercare un accordo con un ingaggio leggermente più basso, perché Provedel percepisce 2 milioni netti all'anno alla Lazio e chiaramente è un ingaggio superiore a Pepo Martinez. Insomma, sarebbe alquanto strano che il secondo percepisca più del primo portiere, però alla Lazio è un contratto fino al 2027, l'Inter dovrebbe proporgli un triennale, è facile immaginare che insomma possa essere un triennale magari ad 1,5 milioni netto all'anno, quindi la stessa cifra che percepisce Josep Martinez. Insomma, non penso che ci siano difficoltà da quel punto di vista, difficoltà che invece poi possono nascere per trattare con la Lazio, perché la Lazio chiederebbe 5 milioni almeno per Provedel, l'Inter sarebbe sui 2-3 milioni, quindi bisogna comunque convincere Lotito, non è una distanza incolmabile, però insomma bisognerebbe andare a trattare. Chiudiamo anche con l'ultimo articolo di giornata e leggiamo: Bissek corteggiato, in caso di partenza serve un altro big. Il tedesco ha estimatori all'estero, i nerazzurri lo valutano 40 milioni. Diciamo che appunto ad oggi secondo me per Bissek c'è solo un corteggiamento, ci sono sì degli interessi del Bayern Monaco su tutti, ma non siamo ancora ad un'offerta imminente, non siamo ancora a dei passi ufficiali, quindi non sarei così sicuro che Bissek possa partire. Se davvero dovesse muoversi il Bayern Monaco, però è chiaro che l'Inter può valutare la plusvalenza. In quel caso dovrebbe andare a cercare un altro calciatore e in quel caso ecco io andrei a cercare più un centrale della difesa a 3 piuttosto che un terzo di difesa, dirottando così Akanji sulla destra, avendo la coppia poi Akanji-Solé e prendendo magari un centrale che può avere leadership, che può avere marcatura e che naturalmente non sia neanche troppo lento, quindi andando un po' a risolvere il problema che inizialmente aveva l'Inter lo scorso anno, quando c'era appunto Acerbi che aveva sì leadership e marcatura ma faticava a coprire la profondità in campo aperto. Però ribadisco, la mia sensazione è che ad oggi non siamo vicini ad una cessione di Bissek. Forse 40 milioni per come va il mercato attualmente sarebbero anche pochi, si potrebbe chiedere qualcosina in più, magari tra i 45 e i 50 almeno, però insomma la mia sensazione è che Bissek potrebbe anche rimanere all'Inter e che possa continuare ecco, ad essere un punto fermo della nostra squadra. Fatto sta, ragazzi, confrontiamoci anche su quelle che sono le ultime, su un Inter che muove passi ufficiali, su un Inter che prova ad avvicinarsi ai primi colpi e questo naturalmente andrebbe già a smuovere ecco, un po' il mercato, perché sono colpi, quello di Solé in primis e il centrocampista, che insomma aspettiamo da un bel po'. Solé e Provedel sono quelli più a portata di mano, Jones, Attà e Palestra sono decisamente gli affari un po' più complicati, però insomma siamo comunque nemmeno alla metà di giugno, quindi chiaramente del tempo c'è. Il punto è comunque lavorare anche sulle alternative a quelli che sono dei piani A, però difficilmente raggiungibili. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione apposita e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.